E bentornati a tutti ragazzi, sono Everett e finalmente torna una delle serie più amate sul canale, The Witcher Netflix, differenze e opinioni. Spero vi sia piaciuta la nuova intro, la quale ovviamente, e lo specifico per chi già freme per commentare negativamente il video, è una cosa goliardica, esattamente come il dissing di qualche giorno fa. Inoltre, ricordo che questa serie si chiama Differenze e opinioni, quindi parlerò delle differenze con i libri e delle mie opinioni a riguardo. Dunque non scrivetemi nei commenti ma non puoi pretendere che la serie sia uguale ai libri o altre cose simili, perché vi potrei far ascoltare per 24 ore filate Nyan Cat come punizione. Detto questo, pronti, partenza, via. L'episodio si apre con un mercante che insieme alla sua famiglia si reca in un posto che sembra abbandonato, chiedendo rifugio per la notte. Di tutta risposta viene ammazzato lui, la figlia e la moglie, e andiamo. Ed ecco il primo simbolo della seconda stagione, ovvio riferimento al vampiro, sì insomma, il Funko Pop Biafra di Verina. Torniamo a Sodden, dove dopo la chiavata a ferro e fuoco di Yennefer c'è una desolazione che Smaug spostati proprio. Mentre Vilgefortz si fa un giretto a infilzare i pochi Nilfgaardiani sopravvissuti, una tissaia disperata cerca Yennefer negli ultimi ricordi dei soldati morti. Molto carina come feature. Vilgefortz le dice di smettere e che Yennefer ormai è morta. Di tutta risposta Tissaia urla a squarciagola il suo nome. Questa, devo dire, un po' cringe come scena. Incredibilmente però si sente un'altra voce chiamare Yennefer, una voce maschile, e dal fumo appare Geralt con Ciri e Rutilia. Ma cosa? Ma che cazzo di senso? Cioè, giusto per ricordarvelo, Geralt e Ciri si incontrano a casa di Jurga un anno dopo la battaglia di Sodden. Ovviamente se la sono dovuta inventare di sana pianta sta scena. E ok, ormai l'errore l'hai fatto e andiamo avanti. Ma ditemi come cazzo gli è saltato in mente a Geralt di andare su un campo di battaglia con Ciri appresso? Fatemi capire cosa ha risposto alla domanda che ha concluso la prima stagione. Chi è Yennefer? Te lo racconto dopo, ora colazione e dopo a vedere un paio di cadaveri, signorina. E poi ripeto, le cose per essere sensate devono avere un nesso logico, no? Ok. Ora ditemi voi che dialogo è. Dov'è Yennefer? Chi sei tu per lei? È ancora viva? Abbiamo vinto per merito suo. Ma perché in questa serie non si risponde mai alle domande dirette? Regà, ho appena, ve lo giuro, ho appena finito di scrivere questa frase sul copione, ok? La scena dopo è Ciri che chiede a Geralt: Yennefer, spiegami chi è. E Geralt: non importa. Ma in che senso non importa? Importa! Comunque, i due si allontanano e la scena cambia. Di notte nel bosco, Ciri, con una perfetta riga in mezzo, ha un incubo e si sveglia. Il Witcher riferisce di dormire poco per fare meno incubi, eccetto quello del troll delle rocce. Non ricordandomi assolutissimamente di questo fatto, ho cercato su Google Rock Troll Geralt Nightmare e non riporterò in questa sede cosa ho trovato. A parte questo però ho notato una grande naturalezza nel dialogo tra Geralt e Ciri, sintomo del fatto che i due stanno trascorrendo molto tempo insieme. Ciri ha cambiato capigliatura, non si sa come, e vestiti. Deve essere passato un po' di tempo. Durante questa scena la ragazza dice che le manca Sintra, Geralt dice che non sarebbe al sicuro lì, la ragazza ribatte di portarla a Skellige e il Witcher risponde che così facendo la darebbero subito in sposa a qualche lord, e quindi io mi sono chiesto, in tutto il tempo che hanno passato insieme, quindi H24 per non so quante settimane, 1, non hanno mai fatto questo discorso, 2, quindi Ciri non sa dove Geralt la stia portando, ma Geralt sa dove sta portando Ciri? Non si sa. Ma la scena cambia e ci troviamo nella bellissima Aretusa che accoglie i sopravvissuti della battaglia di Sodden. Si vedono Triss, Artorius Vigo, Tissaia e Vilgefortz e gli ultimi tre discutono su come far cantare il prigioniero di guerra. Domanda, ma Artorius dove minchia era per non partecipare alla battaglia da nessuna delle due parti e per non sapere che sua nipote fosse dalla parte di Nilfgaard? Si arriva finalmente alla nostra maga di Wengerberg, che ovviamente non è morta, ma si sveglia
e si trova davanti Fringilla. Ora, raga, davvero, contrariamente a quello che certa gente pensa, io vorrei parlare bene di questa serie, non vorrei distruggerla, ma mi ci costringono. Ditemi voi che cazzo vuol dire che Nilfgaard ha catturato Yennefer. Non si è mai vista una cosa del genere. Come tra l'altro si sono dimenticati che dagli occhi di Yennefer scorreva un Nilo di sangue nell'ultimo episodio della prima stagione. Ma ok. Torniamo da Ciri che chiede informazioni su Kaer Morhen e qui Geralt racconta dell'attacco al mastio di Nightmare of the Wolf. Ottimo collegamento, me l'aspettavo, tutto bello, se non fosse che il pogrom di Kaer Morhen, come ho già spiegato, fu nel 1170, mentre la nascita di Geralt nel 1174, quindi 4 anni dopo. Ah già, ma nella serie, non si sa sotto quale varietà di acidi, la Istrich ha deciso che Geralt è nato prima. 2 anni prima, 1168, ma anche così la cosa non quadra, perché allora Geralt avrebbe dovuto avere 2 anni e nell'anime, nonostante la sua trasformazione in Krillin di Dragon Ball, non penso abbia quell'età. Sorvolando anche su quello, finalmente vediamo un segno fatto bene e usato con cognizione di causa. Geralt usa Axi su Rutilia per calmarla, ovviamente, esattamente come nel libro, poco prima di prendere un coltello e farsi uno spuntino con un pezzo di animale morto. Tutto normale, insomma. Geralt e Ciri arrivano quindi nel posto abbandonato di inizio episodio, ma il Witcher, saggiamente, non si fida e dice di avere un amico che vive lì vicino. Arrivando nel cortile del castello, le imposte e la porta dell'edificio sbattono da sole. Appare un incrocio tra un uomo e un animale che atterra Geralt, il quale però si era preparato col coltello. Il mostro chiama il Witcher per nome, Geralt lo riconosce e finisce a tarallucce e vino praticamente. Allora, raga, ovviamente nel libro Geralt è da solo, non conosce minimamente Nivellen o Nivellen come sono stato abituato a dire e si reca in questo posto solo perché trova i cadaveri del mercante e della moglie, quelli di inizio episodio per intenderci, e decide di fare il loro percorso a ritroso. Tra l'altro ha un incontro ravvicinato con Verena o Verina anche prima di entrare nel cortile, quindi diciamo che le premesse per la continuazione della storia non sono le migliori per quanto riguarda differenze e opinioni. Nivellen inoltre è un tasto agrodolce, mi piace molto il viso, anche se non fedelissimo ai libri, nei quali dovrebbe avere occhi selvaggi e orecchie enormi, ma 2 cose proprio non vanno. La stazza, nel libro infatti è descritto come forma umana ma più alto e più muscoloso, e il mood. Regà, la tensione creata nel libro tramite i dialoghi è davvero magica. Sembra che da un momento all'altro Geralt e Nivellen si sgozzino a vicenda, ma poi non accade niente. Qui invece non è stata riportata e si è persa una grandissima occasione. Ve l'assicuro. Intanto Ciri si fa il bagno ed è la prima ad avvertire una presenza nel sottotetto. A cena grandi sorrisi e la storia strappalacrime dell'amicizia tra il Witcher e Nivellen, ricordiamo totalmente inventata di sana pianta, finché Geralt chiede della maledizione. E anche qui, regà, male. Che vuol dire che Nivellen dica frequentavo brutta gente? Era un cazzo di bandito, come suo padre e suo nonno prima di lui. Perché cambiare anche questo? Era così semplice da riportare. E invece no, frequentava brutta gente. Ok. Inoltre, il tempio del Ragno Leonino non l'ha solo derubato, ha anche stuprato una sacerdotessa, la quale in punto di morte l'ha maledetto. Nessun fungo allucinogeno, nessun pentimento, nessun tentativo di suicidio. Perché devono inventarsi tutto? Non lo capisco, non ce n'è motivo. Poi, per ovvi motivi, hanno dovuto collegare il fatto del villaggio abbandonato alla battaglia di Sodden, i rumori della soffitta a un presunto gatto, ok, e Geralt lascia Nivellen e Ciri da soli per andare a controllare. Ma cosa? Ma quando mai? Tornando da Retusa, assistiamo all'inizio dell'interrogatorio di Tissaia su Cair e porca troia, regà, che scena! Questa sì, è totalmente inventata, ok? Non fraintendetemi, non è canonica, anzi, stampatevi a fuoco quello che per ora è il trend di questa nuova stagione, la pura invenzione dei fatti mai accaduti nei libri, ma che interpretazione! La nostra Maianna, che interpretazione! Perfetta come sempre.
Nell'altro intermezzo Yennefer, nonostante sia in catene di Meritium, nonostante abbia da poco incendiato metà continente, nonostante fino a poche ore prima piangesse sangue, è già in piedi e, da prigioniera, si fa beffe di Fringilla, di Emhyr e di Nilfgaard. Cioè, lasciamo perdere, raga. Lasciamo perdere. Soffermiamoci piuttosto sul CGI usato sugli occhi di Yennefer. Quello sì che è una figata. Non capisco perché non lo facciano anche su Geralt e Ciri in metà delle scene, se non per un fatto economico. Il tutto potrebbe essere un pochino più credibile e alzare quindi la qualità globale, magari con la prossima stagione. Torniamo da Ciri che assiste allo spettacolino di Nivellen, ma a un certo punto la regia inquadra Geralt che parla con Rutilia. Ma scusate, mica era andata a controllare la soffitta? Che cazzo ci fa fuori in maniche corte con meno 27 gradi a sussurrare i cavalli? Ma cosa ci fa? Intanto Nivellen e Ciri parlano delle loro rispettive condizioni, finché il mostro accompagna la ragazza a letto e le dà la buonanotte. In tutto questo Geralt... Ma no, ma basta, regà, ma è ancora fuori, ma in che stracazzo di senso è ancora fuori in maniche corte? È un Witcher, non è un leopardo delle nevi, Loren! Geralt comunque si accorge delle impronte di qualcuno e decide di ricordare dei bei vecchi tempi del college con un bel gioco alcolico. Ok, ma ora regà, una cosa che mi ha lasciato di sasso. Geralt dice di essere cambiato grazie a Yennefer. Nivellen chiede dove si trovi la maga, ma scoprendo che è morta chiede quando è successo. Allora Geralt afferma pochi giorni fa. Come pochi giorni fa? Ma allora tutto quello che ho scritto sul rapporto tra Geralt e Ciri, che si sta creando intimità per tutte le settimane passate insieme, è tutta una cazzata? La differenza di capigliatura di Ciri è solo dovuta al fatto che le scene sono state girate durante le riprese di 2 stagioni diverse? Sono un po' sconcertato, regà, ok? Meanwhile, Yennefer prende per il culo pure il cavallo di Fringilla, che in alcune scene tra l'altro si vede che sbava, poverino. Ma, regà, stavo pensando, nella prima stagione Sacco di Topo con le manette di Meritium ancora un po' vomita il cenone di Natale dell'anno prima. Tissaia, dopo uno 0,6 di polvere di Meritium, aveva un piede nella fossa. Come cazzo è possibile che Yennefer non senta niente e faccia sempre di più la sbroffa con Fringilla? Non lo so. Tra l'altro, ciliegina, la Istrich ci tiene a prenderci per il culo definitivamente, facendo dire a Fringilla: tu sei cieca, Yennefer. No, no, non è cieca. Ci vede benissimo a quanto pare. Non come nei libri. Ma comunque. Nivellen e Geralt finiscono il gioco alcolico, e fa già ridere così, e Ciri riceve una visita particolare nella sua stanza. Ripeto, necessitiamo di occhi in CGI per i personaggi importanti, raga, e Verina, o Verena, ne aveva assolutissimamente bisogno. Ma comunque, mi è piaciuta molto l'interpretazione dell'attrice, sia a livello fisico che vocale, nonostante nei libri non parli, o parli comunque con la mente. La scena di Geralt che le fa l'interrogatorio per scoprire che genere di mostro sia, mentre le sue risposte sono solo movimenti del capo, sarebbe stata molto più suggestiva, sarebbe stato molto meglio, ma tant'è. Da qui in poi la puntata scorre veloce, Geralt si fa uno shot di pozione, c'è il combattimento che molti aspettavano e purtroppo non c'è la fontana coi delfini, ma fa niente. Molto bene Verina invece, sia in forma umana che pipistrello gigante, molto fedeli i dialoghi e anche la morte della Bruxa, seppur ruotata di 180 gradi, molto bravi. Complimenti. Poi, come al solito, seguendo il trend una cosa positiva e 10 negative, la fine dell'episodio. Allora, lasciando stare Yennefer e Fringilla che stanno per incontrare gli Scoia'tael, si spera, nei libri Geralt, dopo tutto quello che succede, accudisce Nivellen. Dopo la sua ritrasformazione in umano, lo porta personalmente a curare le sue ferite, spiegandogli la morale del racconto e quindi il briciolo di verità. Qui invece la morale qual è? Non stuprare la gente? Cioè, hanno stravolto completamente il senso dell'episodio e del racconto. Non fraintendetemi ovviamente, lo stupro è una delle cose che mi fa più ribrezzo nella storia del genere umano, ve lo assicuro. Ma non è quello il topic del contesto. E tra l'altro non capisco. 1. Nivellen ha davvero bisogno dell'approvazione di Ciri? Una ragazzina che ha conosciuto poche ore prima.
2. Siri davvero lo condanna, tra virgolette, per una cosa che ha fatto più di 12 anni prima e di cui si è detto davvero pentito? 3. Perché anche Geralt lo condanna, nonostante siano amici da più di un decennio? Sono tutte domande che però portano lo spettatore a ricollegarsi al topic sbagliato. La magia di questo racconto sta nel titolo, un briciolo di verità. Un briciolo di verità sta in tutte le fiabe, favole, racconti che possono sembrare delle leggende, delle storie inventate, ma hanno sempre quel briciolo di verità. Il topic è quello, perché cambiarlo? Detto questo, regà, ditemi che ne pensate del video, mettete mi piace se vi è piaciuto, iscrivetevi perché arriveranno le altre puntate e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!